Per realizzare questa cuffia vi serviranno 200 grammi di filato. Io utilizzo questo, il Justin Baby della Tassyland. È un gomitolo che è composto da 100% lana merino. È un gomitolo da 50 grammi e ha una resa di 145 metri circa. La colorazione è la 104. Qui nella targhetta indica di andare a utilizzare un uncinetto numero 3, ma siccome noi lo andremo a utilizzare doppio, quindi andremo a unire due gomitoli, andremo a utilizzare un uncinetto 4,5. Vi serviranno anche delle forbici e un metro da sarda. Ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica. Di lasciare un like come supporto, che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia, e mi raccomando, ricordati di condividere il video. Inoltre, se questo tutorial entro il 14 di febbraio riceverà 100 like, realizzerò anche il tutorial della fascia. Iniziamo il nostro lavoro prendendo i due fili, quindi i due gomitoli, e li andiamo a unire insieme in questo modo. Le due estremità devono combaciare, così lo teniamo fermo e possiamo iniziare il nostro lavoro. Andiamo ad avviare una catenella di 50 maglie. Una volta fatta le 50 catenelle, faccio una catenella per girare il lavoro. Prendo il lavoro sull'uncinetto, entro nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi la prima la salto, entro nella seconda e vedete che ho portato il filo fuori. Adesso ho 3 cappietti sull'uncinetto. Ecco, quello che ho appena portato fuori lo faccio passare all'interno degli altri 2 cappietti, quindi vado a lavorare una specie di maglia bassa. Quindi riprendo il filo, quindi lavoro praticamente una maglia bassa con il gettato, entro nella catenella successiva, prendo di nuovo il filo e lo faccio passare nei 2 cappietti. Di nuovo prendo il filo, catenella successiva, entro, prendo il filo e passo nei 2 cappietti che trovo nell'uncinetto. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta arrivate alla fine non lavorate le ultime 6 catenelle, perché quelle vanno lavorate a maglia bassissima. Vi faccio vedere una volta che arriviamo a fine giro. Una volta lavorato il giro, ci mancano qui le ultime 6 maglie. Quindi, come vi ho accennato prima, in queste 6 maglie andiamo a lavorare 6 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta lavorate anche le 6 maglie bassissime, così è come si presenta il primo giro. Adesso possiamo proseguire con i prossimi giri, che saranno sempre uguali. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro,
i primi 6 punti li andiamo a lavorare di nuovo a maglie bassissime, però questa volta andiamo a lavorare in costa retro, quindi prendiamo la costina di dietro solamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta fatti i 6 punti di maglie bassissime, proseguiamo di nuovo a lavorare il resto del giro con la maglia bassa con il gettato. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sempre nella costina di dietro, quindi da adesso in poi tutti i giri andranno lavorati in costa retro. Prendo il filo e lo porto fuori, riprendo quello che ho appena portato fuori e lo faccio passare negli altri 2 cappietti che trovo sull'uncinetto. Di nuovo prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e porto fuori il filo, lo faccio passare all'interno dei 2 cappietti. Proseguo quindi con la maglia bassa con il gettato per tutto il giro. Abbiamo finito anche il secondo giro, adesso dobbiamo andare a ripetere di nuovo questo giro. Quindi cosa facciamo? Una catenella e giriamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare le maglie basse con il gettato sempre in costa retro. Lavoriamo maglie basse con il gettato fino ad arrivare qui dove ci sono le maglie bassissime. Arrivati a questo punto lavoro nuovamente 6 maglie bassissime in costa retro, faccio una catenella, giro il lavoro e di nuovo 6 maglie bassissime in costa retro e poi di nuovo le maglie basse con il gettato sempre in costa retro, così fino ad arrivare a una lunghezza di 42 centimetri. Ho finito di lavorare i miei giri, quindi ho finito il mio pannello e ho fatto in totale 64 giri. Sarebbero, misurando qui la parte più larga, un 42 centimetri e mezzo. Adesso dobbiamo andare a piegarlo a metà e a cucirlo. Io ho tagliato il filo abbastanza lungo e l'ho già inserito nell'ago, quindi adesso possiamo andare a cucire. Andiamo quindi a piegare bene a metà il nostro lavoro e si può iniziare a cucire. Allora, con l'ago parto, entro qui nella prima maglia in questo modo ed esco in quella corrispettiva dall'altro lato. Dall'altro lato non troveremo più o meno una maglia intera, ma troveremo delle costine. Io entro nella costina perché dall'altro lato c'era la catenella iniziale. Passo nella costina successiva e successivamente nella maglia successiva. Adesso nella maglia a fianco e nella costina corrispondente. Le maglie corrispondono tra di loro, quindi non ci devono avanzare poi maglie. Quindi a ogni maglia, a ogni catenella corrisponde una costina.
quella a fianco e passo nella maglia. Proseguo a cucire in questo modo per tutto il lavoro. Ugualmente qui con le maglie bassissime, lo stesso tipo di cucitura che facciamo per queste. Una volta cucita tutto il lato, vi faccio vedere come andare a chiudere qua il lavoro. Naturalmente dovete stare attenti a decidere qual è il dritto e quale sarà il rovescio. Nel mio caso questo sarà il rovescio perché qui vedete ci sono i fili di come io sono andata poi ad aggiungere i nuovi gomitoli, come avevo cambiato il filo. Questo è una volta cucito il lato, quindi adesso dobbiamo andare qua a chiuderlo. Il filo è sempre lo stesso, non lo tagliamo. Vi avvicino così vedete meglio. Entro praticamente nei punti in questo modo e faccio passare poi il filo. Così. Proseguo facendo passare il filo in questo modo tra i vari giri fino a ritornare nel punto in cui abbiamo iniziato. Quindi proseguo per tutta la circonferenza, quindi fino ad arrivare poi qui a questo punto. Fatto tutto il giro, quindi infilato il filo, lo stringo il più stretto possibile, lo faccio. Adesso come potete vedere qui c'è questo filetto che era il nodino delle catenelle iniziali. Una volta stretto bene, qui mi accorcio il filo perché ormai non mi serve più e vado ad annodarlo con quel filino. Mi raccomando, stringete sempre il più possibile. Gli faccio un paio di nodi in modo da chiuderlo bene e poi i fili li vado a disperdere nella lavorazione, quindi li disperdo possibilmente nella chiusura, quindi qua. Questa è la cuffia finita, potete lasciarla così oppure qui fargli il risvolto. Se volete fargli un risvolto maggiore vi consiglio di aumentare le catenelle iniziali, quindi invece di 50 ne potete fare 55 o 60. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se lo rifate mi raccomando taggatemi così io posso vedere i vostri lavori e ricondividerli, e mi raccomando condividete anche il video. Ci vediamo al prossimo tutorial.